Ciao a tutti, sono Giuseppe Meazza, ma la maggior parte di voi mi conosce come Peppino o il Balilla, il ragazzino che non ha mai smesso di sognare. Lasciatemi riportarvi nelle strade di Milano dove la mia storia è veramente iniziata. Sono nato il 23 agosto 1910 a Porta Vittoria, Milano. La vita era dura fin dall'inizio. Quando avevo solo 7 anni, mio padre fu ucciso nella Prima Guerra Mondiale. Mia madre, Ersilia, dovette crescermi da sola mentre gestiva una piccola bancarella di frutta e verdura al mercato. Ogni giorno le aiutavo a vendere la frutta, portando pesanti ceste, sorridendo ai clienti, ma il mio cuore era sempre altrove sulle strade acciottolate e polverose con un pallone. A 6 anni ho iniziato a giocare a calcio. Non avevamo palloni veri né scarpe. Giocavamo a piedi nudi con un pallone fatto di stracci legati con uno spago. La squadra si chiamava Maestri Campionesi. A mia madre non piaceva affatto. Voleva che avessi un lavoro vero, non che sprecassi tempo a calciare stracci. Nascondeva persino le mie scarpe per non farmi uscire a giocare. Ma ho trovato un modo. Avvolgevo i piedi nel tessuto e continuavo a giocare lo stesso. Quei calci a piedi nudi sulle dure strade di Milano mi hanno insegnato equilibrio, velocità e come sentire il pallone come se facesse parte del mio corpo. A 12 anni, dopo tante suppliche e anche un piccolo sciopero della fame, mia madre mi ha finalmente dato il permesso di inseguire il mio sogno. Mi sono unito alla Gloria FC, un gentile tifoso ha visto quanto amavo il gioco e mi ha regalato il mio primissimo paio di veri scarpini da calcio. Quel giorno ho pianto di gioia. Quegli scarpini sembravano magici. Da ragazzo magro con i piedi a papera, idolatravo la C Milan. A 13 anni sono andato a un provino, ma mi hanno respinto, hanno detto che ero troppo debole, troppo piccolo. Mi si è spezzato il cuore, ma non ho mollato. Poco dopo, l'Inter Milan, allora ambrosiana, mi ha dato una possibilità. Ho debuttato a 17 anni e ho segnato subito 2 gol. Mi hanno chiamato il Balilla perché sembravo così giovane. Da quel momento, le strade di Milano sono diventate il campo di San Siro. La mia vita professionale è stata un vortice di gol e gloria. Per l'Inter ho segnato 284 gol in 408 partite, ancora il record del club. Abbiamo vinto 3 titoli di Serie A, 1930, 1938, 1940 e una Coppa Italia. Sono stato capocannoniere 3 volte. Più tardi ho giocato anche per la C Milan e la Juventus, ma l'Inter è sempre stata la mia casa. Con la nazionale italiana, gli azzurri, ho collezionato 53 presenze e segnato 33 gol. I momenti salienti? Vincere la Coppa del Mondo FIFA nel 1934 in casa e di nuovo nel 1938 in Francia come capitano. Sollevare quel trofeo 2 volte, soprattutto come capitano nel 1938, rimane il momento più orgoglioso della mia vita. Sono stato nominato nella All-Star Team entrambe le volte. Siamo stati la prima squadra europea a vincere 2 Coppe del Mondo consecutive. Fuori dal campo ho vissuto con passione. Amavo le auto veloci, lo champagne buono e le belle donne. Ero l'unico giocatore a cui era permesso fumare in nazionale. Mia moglie Rita Galloni e le nostre 2 figlie Silvana e Gabriella mi hanno dato stabilità e amore. Ho cercato di essere un buon padre, anche quando il calcio mi portava via per mesi. Tifosi, mi avete fatto sentire come un re. I vostri cori a San Siro riecheggiano ancora nella mia anima. Lo stadio intitolato a me, Stadio Giuseppe Meazza, è il più grande onore che un giocatore possa sognare. Se c'è una cosa che voglio che ricordiate dalla mia storia, è questa. Non importa quanto siate poveri, non importa quante volte la gente dice «sei troppo piccolo, troppo debole, troppo tardi», non smettete mai di calciare quel pallone di stracci. I sogni non hanno bisogno di scarpini costosi, hanno solo bisogno di un cuore che si rifiuta di arrendersi. Grazie per aver ascoltato il mio viaggio. Continuate a credere, continuate a giocare, e un giorno anche il vostro nome potrebbe illuminare uno stadio. Forza Football, e rimanete sempre giovani nel cuore come il Balilla.